Allora, Giulio oggi non ha voce. Zero. C'è una canzone, non ha voce. Vabbè, allora lasciamo stare. Purtroppo, esatto. Pastiglie per la voce, Pastiglie sperando che per tu. la voce. Allora, purtroppo, Sì. anche qui io non posso fare alcuna battuta sul nome, perché K11. No. Allora, perché questo DAC è molto interessante? Perché è un C'è DAC. un DAC, non lo vedete, ma c'è un DAC. C'è un DAC. È DAC. microscopico, è nero, è invisibile. Comunque Ma, c'è un caro DAC. Giulio, hanno fatto una cosa che te lo rende particolarmente accattivante e piacevole dal punto di vista estetico, che è questa bellissima scritta che state vedendo, per la quale si può cambiare colore, si può scegliere se, come ho fatto adesso, blinca di vari colori. Pulsante. È pulsante. Questo Devo dire, su questa cosa i tecnici della FIO non si sono risparmiati non si sono risparmiati e assolutamente. hanno dato il meglio di loro stessi. il meglio di C'è proprio loro. una sezione del manuale che spiega come gestire la luce. Però, Giulio, hai potuto apprezzare il fatto che il manuale è in italiano, anche ed sì. è piuttosto denso di informazioni, quindi è Assolutamente. una delle prime volte che troviamo all'interno di un prodotto di basso costo un manuale che sia degno di essere chiamato tale, nonostante c'è scritto Quick Start Guide. No, è una guida tutt'altro molto che ben Quick fatta. Start. Benissimo, allora, molto interessante perché è il DAC R2R più economico che c'è sul mercato. 138 euro oggi. No, ti devo correggere, 139. Ah, che miseria, scusate, va Ci hai bene. tolto un caffè. ci hai tolto. Sì, 139 euro. Allora, a tra poco, subscribe, campanella, molto interessante. Ciao. Ciao. Allora, la FIO è un'azienda, partiamo da lì, è un'azienda di Guangdong, si dice Guangdong? Guangdong in Cina, che nasce nel 2007. Ok. Il catalogo è folto di DAP, Digital Audio Player, che sarebbero quegli affari Che ti porti in giro. Esatto, che ti porti in giro, alcuni dei quali, e anche Astel Kern li fa, sono talmente pesanti che Ti si cammini sfonda la tasca storto, però, dei insomma, pantaloni. questo è un altro discorso. Però sono degli oggetti che piacciono tanto. Piacciono tanto, a me non mi fanno impazzire, ma è tutta una questione personale, cioè io non vedo perché uno deve portarsi appresso una specie di mattoncino. Ma No, figuriamoci, a me dà fastidio il cellulare che è troppo grosso. per esatto, cui- e tu hai un cellulare piccolo Io ho un cellulare rispetto piccolo. a quelli di oggi. Benissimo. Poi ha tutta una serie di network streamer. Network streamer, tra l'altro ce ne sta uno che devo dire mi intriga non poco. Sì. Sembra un NAS a guardarlo, con Sì. un grosso display tipo un cellulare incastrato dentro, che fa un sacco di cose e sembra essere un oggettino interessante. Chissà che magari Ma non lo so perché dunque la FIO è venduta attraverso AliExpress e Amazon. e Amazon, quindi io non lo so esattamente vabbè. a chi poter mai chiedere un Chiediamolo prodotto. ai signori di FIO, magari sono così gentili Chiediamo come ai signori quelli di FIO, Fossi. anche perché abbasso un pochino, noi ci siamo procurati questo prodottino per altre strade, ce lo hanno prestato. Ce lo hanno prestato. Benissimo, quindi Perché ce lo siamo andati a cercare? perché ci siamo andati a cercare? Perché questo è un DAC R2, è il più economico DAC R2R che c'è in commercio. Allora, vai Ora, Giulio. vero che R2R oggi è una sigla magica che evidentemente ha un effetto trascinamento sul pubblico, per cui R2R credo di aver capito che evoca qualcosa di un po' vintage, e quindi il fatto che ci sia un DAC R2R insomma, è una cosa che piace alle persone, e probabilmente questi signori FIO in maniera piuttosto scaltra hanno cavalcato questa suggestione dell'R2R per fare un DAC desktop, quindi microscopico, invisibile, dotato di questa tecnologia a bordo. Però Giulio, permettimi di correggerti, perché questo so che è una cosa che tu non tieni molto in considerazione, ma questo non è solo DAC. È anche ampli cuffia. È anche ampli cuffia con uscita 6,3 e 3,5 sul pannello frontale e una potenza di uscita di 1,4 watt, che non è poco per un oggettino piccolo come questo. Quindi ecco, ha uscite RCA con 3 livelli diversi di uscita.
con controllo del volume si può escludere o includere il controllo del volume. Noi le prove le abbiamo fatte con il controllo di volume escluso e con il livello al massimo. Collegato al Copland, Esatto, il quale Copland collegato alle Opera esatto, prima V2. Esatto, e il Copland finalmente ci ha detto mi accendete e mi utilizzate Era un po' perché... che se no mi offendevo. Esattamente. Dunque ingressi ottico coassiale USB-C, che genera un problema, ma i signori di FIO, consci di questo fatto, mettono all'interno della scatolina un cavo molto corto, aggiungo io. molto corto, Vabbè, adesso questo è un desktop amplifier, quindi vuol dire che va vicino al computer, il cavo così lungo non serve. Ho poi ingresso per alimentazione a 12 volt, 12 volt, dove va Giulio? 12 volt che vengono forniti Bravo, fallo vedere, sì. da questo alimentatore. Allora, questo alimentatore viene anche descritto nel sito della FIO, non è così male, cioè è meglio di molti alimentatoracci a spina che vediamo, ma abbiamo trovato di meglio perché abbiamo fatto poi le prove d'ascolto, ma lo vedremo sia con questo che con l'IFI, il secondo modello, perché c'è un modello lo state vedendo in level. overlay in questo momento. Esattamente, e abbiamo trovato, ma poi lo diremo meglio, delle maggiori soddisfazioni all'ascolto. Giusto, Sì, Giulio? sì. Mi interessa, è interessante questa alimentazione a 12 volt perché vuol dire che dentro il surdevoltore non fa un grande lavoro, perché molti di questi piccoli che sono alimentati a 5 volt poi sono fra virgolette costretti a tirare su molto la tensione per riuscire a ottenere delle potenze di uscita, Quindi per con le un cuffie. survoltore. Sì, esatto, con un surdevoltore che deve fare un bel lavoro, perché da 5 a 18,018, 15,015 il lavoro è tanto. In questo caso con 12 volt il lavoro è inferiore però si è un po' più collegati con la qualità dell'alimentatore e infatti lo abbiamo sentito. Che dire, display piccolino, relativamente poco leggibile, ma lo state vedendo in overlay adesso, ma quello che deve fare lo fa. Si vede, manopolina in alluminio zigrinata. Devo dire che dal punto di vista estetico è un po' segue un po' quelli che sono i dettami della FIO, perché poi i prodotti FIO sono molto belli. Sul sito, diciamo, sulla pagina dedicata a questo prodotto, c'è anche una versione più sbarazzina rossa. E ce n'è anche una silver. E anche una silver. E vabbè, a noi ci hanno prestato questa qui nera, che francamente è un po' tristanzuola, io devo dire. Quello rosso mi sarebbe sembrato più carino. Quello rosso è molto carino. Sembrerebbe più sì. carino, specialmente in un contesto di desktop. Probabilmente io me lo prenderei rosso. Quella che trovo francamente terribile è questa luminaria qua sopra, ma insomma vabbè, questo diciamo... Si può spegnere, grazie a Dio si può spegnere. Ma devo dire che dove prendi sono sempre attratti da queste luci, che ci devono mettere pure nei prodotti più cari. Qualsiasi prodotto deve avere qualcosa che... Qualche luminaria. Forse è una questione di cultura che a noi sfugge, ma... Vabbè, a me, ecco, diciamo, è l'unica cosa di questo prodotto, ripeto, rispetto ai suoi 139 euro e della quale avrei fatto volentieri a meno, magari poteva costare 130 euro. 130 invece. Oppure metterci, che ne so, qualcosa di diverso, un alimentatore un po' migliore. Va bene, allora, Va bene. Per fare lo sventramento questa volta sono dovuto andare in laboratorio. Sì, perché qui diciamo, nel nostro micro laboratorio questa qua non ce l'abbiamo fatta. Ho dovuto dissaldare, però alla fine ci siamo riusciti, quindi vedrete anche dentro. Ok? Il tizio che te l'ha prestato sarà stato contentissimo. Gliel'ho chiesto prima. Ah, va bene. Ha detto posso? Dice sì, non ti preoccupare, mi fido di te. Poveraccio, pensa, si fida di me. Allora, allo sventramento, a tra poco. Ciao! Ciao! Lo sventramento l'ho dovuto fare in laboratorio perché ho dovuto fare una dissaldatura. Vedete qui? Questi 4 contatti li ho dovuti dissaldare perché così è venuta su, eccola qua, la scheda. Questa scheda fatta bene, indubbiamente fatta molto molto bene. Eccola qui, troviamo alcuni componenti SMD su questa faccia e poi se la giriamo, ecco qui. Allora,
amplificatore per cuffia con il dissipatore, il modulo R2R FIO, eccolo qui, spero si veda bene, credo di sì. Questo modulo è detacciabile, quindi possiamo staccarlo, eccolo qua, anche se poi vi anticipo già, perché io l'ho già staccato, che sotto non è che c'è molto, vedete? Non c'è molto, eccolo qui, quanto c'è giustamente questo schermo dove ci sono le resistenze R2R sotto, e questo schermo serve sia per la protezione termica che per quella dalle radiofrequenze. Allora, quindi abbiamo detto amplificatore per cuffia, sistema di stabilizzazione fatto per ogni ramo, quindi sia per la parte delle uscite RCA che per la parte della cuffia separato. Modulo Bluetooth che sta qui, qua possiamo vedere le uscite right, left, l'ingresso coassiale, ingresso ottico, ingresso USB-C e l'ingresso per il 12 volt. Costruito bene, devo dire, anche il circuito stampato mi ha particolarmente colpito. Ricordiamoci che è un prodotto che costa meno di 200 euro. Interessante anche il contenitore, perché questo contenitore, anche se è un contenitore completamente in plastica dentro, fuori è in alluminio. Quindi alluminio fuori e plastica dentro. Questa è la parte dei LED che si accendono dall'altra parte con la scritta FIO, e qui ci sono solamente le uscite per la cuffia che finiscono qui e poi vengono collegate alla scheda madre. Questa è la rotella ottica che fa il volume e le funzioni, e questo qui è il flat del display. Quindi devo dire che come rapporto qualità-prezzo è entusiasmante, ecco, perché per una cifra sotto i 200 euro un DAC R2R costruito in questo modo io sinceramente non l'avevo fino ad oggi mai visto. Spero che questo sventramento vi sia piaciuto. Adesso andiamo all'ascolto. Ci è piaciuto? Sì, ci è piaciuto indubbiamente per quello che costa. Ciao! Allora Giulio, oggi tu sei Sfiatato. sfiatato, quindi parlerò più io, però dico una cosa, che Sì. questo K11 è il DAC compatto desktop migliore che io abbia sentito fino ad oggi, per quanto mi riguarda. Sì. Ecco, cioè di basso costo mi viene in mente, l'abbiamo fatto pochissimo tempo fa, il Fosi ZD3, a me questo FIO mi è piaciuto di più. Con l'ultimo singulto di voce che ho, Sì. mi viene da dire questo. Vi ricordate qualche anno fa, quando abbiamo fatto la prova di quel topping nero con le Sì. scritte arancioni? Il D70 credo si chiamasse. Mazza che memoria che hai. Quel DAC lì che insomma a me era sembrato anche ben funzionante. E costava più di questo? Ecco, costava più di questo se non ricordo male. Sì. Sono passati 2 anni. 2 anni, sì, circa. Accidenti. Cioè, allora, questo qui, pur avendo delle, diciamo, delle caratteristiche che lo collocano, a mio avviso, invariabilmente nell'ambito della categoria dei DAC desktop, quindi insomma non comparabili con un DAC audio di livello alto, però accidenti, cioè va molto bene. C'è da dire una cosa però, che va così bene perché noi ci abbiamo messo l'alimentatore IFI iPower X, perché con il suo alimentatore non è la stessa cosa, eh? È stato un po' strano perché con il suo alimentatore con cui abbiamo fatto gli ascolti iniziali, su determinate tracce ha fatto un figurone. Forse tracce che erano, a ben pensarci, caratterizzate dalla presenza di pochi strumenti. Quando invece vai in tracce dove ci sono tanti contrasti e tanti colori diversi di tanti strumenti diversi, l'alimentazione buona fa la differenza. Ma perché l'R2R è estremamente sensibile ai livelli più bassi, più è precisa la catena di resistenze
e meglio interpreta il circuito il livello più basso, perché il livello più alto è fatto dalle resistenze, dalle tensioni più alte e quindi dalle resistenze. Ecco, invece nel caso dei piccoli contrasti, quindi della musica vicino alla figura di rumore dell'apparecchio, più è precisa la catena di resistenze, l'alimentazione e tutto quello che c'è nel contorno, e meglio viene tradotto. Per cui è proprio il paradigma del funzionamento dell'R2R questo K11, proprio perché quando c'è da fare i conti con microdinamica un pochino stenta, ma Un pochino stenta con l'alimentatore suo. sì, con l'alimentatore suo. Con l'Ifi Power X no. Ecco, c'è da dire però che l'Ifi Power X, cambiando camera, costa 109 euro oggi su Amazon. Quindi vai praticamente al raddoppio. Esatto, al raddoppio. Ce n'è un altro che è il Power 2, se non sbaglio, che ne costa 79, sempre della Ifi, che probabilmente è meglio di quello che è in dotazione a questo K11, ma non abbiamo potuto fare la prova. Certo è però che sommando 139 e 109 io mi porto a casa un DAC che ha DAC amplificatore per cuffia, perché non ci dobbiamo dimenticare che l'abbiamo provato anche come amplificatore per cuffia, e anche se con le cuffie più richiestive ha un po' mostrato le corde, con cuffie più semplici da pilotare tanto di cappello. Ecco. Sì. Come amplificatore cuffie lascio a te il giudizio. Noi l'abbiamo provato con un paio di cuffie che abbiamo qui. Sì, e anche con le Yamaha, quelle grosse. Quelle Yamaha, No, la sensazione è buona, le ha pilotate. L'unica cosa è che non bisogna chiedergli troppo, perché alla fine dato di targa è 1,4 watt, dato di targa è un po' fiacchetto, ecco. Però del resto è talmente piccolo che anche mettere dentro un amplificatore per cuffia da 2, 3, 4 watt, quindi più potente, in grado di pilotare in modo energico qualsiasi cuffia, è anche fisicamente impossibile. Sì. Quindi mi verrebbe da dire che c'è già da ringraziare per questo livello di prestazioni nonostante le dimensioni. Assolutamente sì. Comunque devo dire è piuttosto impressionante, e torno un po' alle mie considerazioni iniziali, il fatto che su questa fascia di prezzo veramente, cioè, si trova tanta roba buona. E questo ci fa un piacere a tutti gli appassionati di hi-fi, perché quando ti porti a casa per 139 euro un DAC del genere che ti fa sentire meglio la musica, probabilmente alle persone che lo comprano poi verrà voglia di sentire meglio. Allora, questo potrebbe darsi. Non so se è magari un pensiero ottimistico che noi speriamo, certo, in qualche maniera coinvolti in questo settore abbiamo. Però mi verrebbe anche da dire un fatto, cioè che per una persona che poi magari non conclude, non porta avanti il suo viaggio nel mondo dell'audio, poter accedere a un DAC di buona qualità come è questo qui con 140 euro significa che probabilmente nella sua cameretta con il suo computerino, con la sua musica magari ascoltata con Spotify e delle cuffie, la ascolterà un po' meglio che con la zozzissima uscita del telefonino. Senza dubbio. E secondo me già per questo bisognerebbe dire grazie a questa pletora di produttori cinesi che hanno invaso il mercato con questa roba che è comunque, secondo me, ben suonante e fa un servizio, io non credo tanto al mondo dell'audio, ma quanto alla musica in generale. Esatto, e poi volevo dire un'altra cosa, sono rimasto impressionato dall'innalzamento medio della qualità, perché un DAC da 139 euro 5 anni fa era pratico. Non voglio dire, probabilmente non c'era, e quelli che costavano meno, che costavano intorno ai 500 euro, ma non andavano neanche la fotocopia di questo. Te lo ricordi? A me piaceva da morire l'Arkham R DAC. Ne ho riparato uno un paio di mesi fa.
Quello all'epoca sembrava, era un DAC diciamo low cost, piccolo così, Sì, insomma, sì. oggi sembrerebbe grande, e della Arkham per l'appunto, e anche quello dipendente da morire dalla qualità dell'alimentatore. Io lo facevo andare con un alimentatore a batterie, ma mica suonava come questo. E all'epoca sembrava che suonasse benissimo. Benissimo. È vero, parliamo di tanti anni fa perché era intorno al 2010, 11, Sì, 12. era, sì. Però non suonava come questo, cioè, assolutamente. ma magari. Assolutamente. Quindi con l'alimentatore suo la gamma bassa soprattutto è una gamma bassa poco definita, che non ha corpo, non ha sostanza. Quando abbiamo messo il Power Elite si sono cominciati a sentire i contrasti, altrettanto la gamma media e la gamma medio-alta, per carità accettabilissimi e eccellenti come rapporto qualità-prezzo con l'alimentatore suo, con l'alimentatore IFI cominciano a prendere, ecco adesso stiamo sentendo una chitarra di Pat Metheny che dà una certa emozione, Giulio, i contrasti dinamici ci sono, ci si potrebbe tranquillamente lasciare andare all'ascolto senza pensare che cosa sta suonando. Cosa che quando avremo staccato le camere io penso che continuerò a fare, perché Esatto. Questa traccia adesso mi è tornata in mente, È bellissima. Sì. Va bene. Va bene, quindi ci è piaciuto particolarmente, probabilmente gli possiamo dare sorpresa assoluta. Sorpresa, nel senso che per me, quando posso confessarmi, sì, quando Giancarlo mi ha detto facciamo la recensione di questo Fio, fra me e me ho detto sì, è stato un po'... Sì. proprio no. Si è straziato un po'. Ecco. Non c'avevo voglia per niente, però invece no, mi devo ricredere. Oggettino interessante. Oggettino molto interessante. Io personalmente gli do la medaglietta di miglior DAC a basso costo che abbiamo provato fino ad oggi. Penso di sì. Personalmente. Poi magari fra 6 mesi, perché così funziona, fra 6 mesi ce ne sarà uno che va molto meglio. Ma... Sì, che poi, allora devo dire, il motivo per cui mi sono storto, ma l'ho detto ho accennato in apertura, ho avuto la sensazione che questa fosse un'operazione da parte della FIO di lisciare il pelo a qualcuno che ha letto da qualche parte che i DAC R2R sono dei DAC buoni, e quindi ho detto intanto, ma sarà per davvero R2R? Boh, questo non sono in grado di dirlo. Sì, lo è. Ok, e dall'altra parte funziona. Quindi, insomma, al di là dell'operazione di marketing che sono convinto che c'è, perché fare un DAC R2R da 150-140 euro è abbastanza un'operazione di marketing, però poi se il risultato è buono io alzo le mani. Per carità. Tra l'altro non ha i filtri, ha solo un'opzione oversampling, non oversampling. Noi l'abbiamo usato quasi sempre non oversampling, trovando migliore soddisfazione. E quindi se tenete la scrittina sopra spenta, perché è veramente oscena, ma magari a qualcuno piace, a noi non ci piace, e il display spento, questo lo potete mettere addirittura dietro al monitor, non ve ne accorgete neanche, e vi fa sognare. Per cui ragazzi, uomini attempati, se volete comprarvi un DAC anche solo per fare l'upgrade del vostro vecchio lettore di CD, perché attenzione, questo con l'ingresso coassiale lo puoi mettere sul tuo vecchio lettore di CD con un miglioramento delle prestazioni drammatico, no? Quindi se volete fare un upgrade, volete farvi un bel desktop DAC, credo che questa sia una scelta estremamente oculata. Se poi nel passare del tempo vi accorgete che volete migliorare un po' l'alimentatore che c'è, potete rivolgervi all'IFI Power X che noi abbiamo provato, il Power 2 che è quello che costa meno, probabilmente andrà bene lo stesso, ma sicuramente non bene come questo. È inutile poi ovviamente abbinarci il Power Elite, perché quello costa 200 e passa euro. Verrebbe fuori una cosa un po' sbilanciata. Una cosa assolutamente sbilanciata. Quindi subscribe, campanella, sito, social, seguiteci e dateci una mano a farci conoscere, giusto? Ciao! Ciao!